Ciao a tutti, un altro video a tema camper. Oggi un video a richiesta. Alcuni di voi, soprattutto attraverso messaggi privati, dopo aver sentito che parlavo uno o due video fa, non mi ricordo, di problemi del mio cellulare che non riuscivo ad attivare la funzionalità hotspot, mi hanno fatto delle domande sugli hotspot, sulla funzionalità hotspot. Mi hanno chiesto se potevo spiegare in maniera anche base l'hotspot, cioè questa funzione, cos'è, a cosa può servire, perché alcuni ne sentono parlare ma non conoscendola non sanno se gli può interessare usarla o magari no, e che cosa fa. Allora io in questo video vorrei darvi delle informazioni sempre basilari, quindi spiegandovi che cosa può fare la funzione hotspot di uno smartphone, e a cosa può servire e soprattutto qual è l'utilità, quale può essere l'utilità in un camper, ok? Anche in questo video partirò dalle cose più semplici andremo avanti con le cose magari un pochino più complesse, ma niente di complesso, voglio stare proprio tutto sul semplice, perché chi me lo ha chiesto sono persone che non se ne intendono per niente, quindi è inutile mettermi a parlare in maniera complicata. Dovessi parlare in maniera complicata incontrerei l'utente che già lo sa fare e che trova molti altri tutorial fatti meglio di questo. Questo mio video serve solo a introdurre questo argomento a qualcuno che potrebbe essere interessato e che magari non lo sa, perché è una funzione a mio parere utile. Ok, vediamola. Allora, prima di tutto parliamo di un po' di requisiti necessari. Allora, per prima cosa smartphone, ok? Perché è molto raro avere un cellulare un po' vecchiotto prima degli smartphone che faccia il tethering, come si chiama, o l'hotspot. Poi vi spiego che cos'è la differenza tra i due. Quindi smartphone. Quasi tutti fanno questa funzione. Sembra che, ma non ve lo so dire con sicurezza, quelli molto economici non lo facciano, cioè non abbiano nei menu la funzione per attivarlo. In realtà lo potrebbero fare, però non hanno la funzione nei menu. Se no tutti lo fanno anche in maniera differente, lo chiamano in maniera differente, ma più o meno tutti lo fanno. Quindi uno smartphone. Lo smartphone ovviamente deve avere una SIM con internet attivo, i dati mobili attivi, perché la sua funzione è quella di dare modo a una periferica diversa dallo smartphone di navigare in internet attraverso lo smartphone, quindi deve avere i dati attivi. Un'ultima cosa di base da verificare prima di fare questa cosa è che il tethering o hotspot non sia considerato dal vostro provider un servizio a pagamento. Quindi attenzione, perché se lo attivate e che è considerato un servizio a pagamento potrebbe anche costare caro. Io ho provato di persona solo 2 provider e solo con sistema operativo Android. Fino a un annetto fa avevo Vodafone e Vodafone dava il servizio gratuitamente, cioè il tethering si poteva fare senza costi aggiuntivi. Da un annetto a questa parte sono passato a Fastweb come operatore mobile, perché c'era un'occasione molto buona, perché sono cliente da moltissimi anni come DSL in casa, e quindi sono passato a Fastweb anche sul mobile, ma sono passato sul mobile Fastweb solo quando ho chiesto ed ero sicuro che il tethering o hotspot fosse disponibile gratuitamente. Quindi informatevi bene. Di solito questa informazione si trova o nel piccolo librettino che vi danno insieme alla scheda SIM, la tesserina con dentro la scheda SIM, oppure se vi danno un manualetto più grosso, di solito c'è, oppure la trovate nei siti del vostro provider, nella descrizione del contratto che vi riguarda, dell'offerta che state usando, l'offerta dati, oppure semplicemente per essere sicuri al 100% potete
fare una chiamata di assistenza all'assistenza del vostro provider, dite io ho questa SIM, ho i dati attivi eccetera, per favore confermatemi che il tethering o hotspot sia attivo ma senza costi aggiuntivi, e loro ve lo devono dire. Ok? Queste sono le cose essenziali. A questo punto vi spiego qual è la differenza tra il tethering e l'hotspot e come vengono usati questi due nomi, perché qui c'è un po' di confusione. Allora, in linea di massima il tethering è la funzione che permette a una periferica che non ha una connessione internet di passare attraverso il cellulare, lo smartphone che ha la SIM dati, con i dati attivi, per arrivare a internet, no? Il tethering è questa funzione qua. L'hotspot è la stessa funzione ma con una cosa aggiuntiva, cioè il telefono non dà disponibilità di una linea internet ma si mette a fare da router, cioè da aggregatore di chiamate di altre periferiche, il che vuol dire, detto in poche parole, che non vi dà una sola connessione passante ma ve ne dà tante, esattamente come i router wifi che avete in casa dei vostri provider, no? Che voi li connettete alla DSL, però poi via wifi o anche via cavo avete tanti computer o tanti telefoni attaccati al router. L'hotspot nello smartphone fa la stessa cosa, vi dà modo di attivare più di una connessione contemporaneamente. Anche qui c'è un po' di confusione, perché nei telefoni a volte il tethering viene chiamato hotspot, l'hotspot viene chiamato tethering, quindi nel menu di configurazione della rete, delle reti, delle connessioni di rete, potete trovare uno o l'altro indifferentemente, cioè non si capisce bene qual è la funzionalità. Di solito si capisce leggendo il manuale di istruzioni del telefono, perché tipicamente la quantità di connessioni contemporanee dipende dal telefono, non tanto dalla funzionalità del provider. No. I telefoni possono fornire, se forniscono la funzione tethering, quella originale, funziona con una sola periferica, cioè il telefono si mette in tethering e solo una periferica, un computer, un tablet, un altro telefono, una console videogiochi, solo una si può connettere, dopodiché non se ne connettono più nessun'altra. Questo è il tethering. L'hotspot è un po' più confusionario quando messo nei telefoni, perché qualcuno chiama hotspot una connessione unica, che invece dovrebbe chiamare tethering. Comunque, quindi è da provare, quindi provate a connetterne uno e poi provate un secondo a vedere se si connette. Ora, il telefono che fa hotspot e lo fa bene, quindi con diverse periferiche, quante periferiche può connettere? Io ho letto, perché non l'ho mai provato, non sono mai arrivato a più di 3 periferiche contemporaneamente, ho letto che la maggior parte dei telefoni che fa hotspot connette un minimo di 5 periferiche contemporanee, alcuni anche di più. Il limite teorico di un hotspot, che sarebbe un router, sarebbe 255, ma sicuramente un telefono non ce la fa a tenere 255 connessioni attive contemporaneamente, anche perché neanche i router, molti router non ce la fanno a tenere 255 connessioni attive, e quello è il loro mestiere. Quindi, comunque, se ci pensate, adesso poi parlerò anche di questo, già 3 connessioni o 5 connessioni sono già più che sufficienti. Ora, perché dovrebbe interessare a qualcuno usare l'hotspot, la funzione hotspot? È molto semplice. Allora, la cosa più base, diciamo, la cosa più basilare, se io ho un tablet e questo tablet è un tablet per mia volontà economico, o magari non economico, però io non ci ho messo dentro una SIM, cioè non ho i dati attivi mobili, perché sono abituato a usarlo a casa, e a casa la DSL wifi, e quindi io il tablet da casa o magari dall'ufficio lo uso via wifi. Quando sono in camper, se sono in camper e ho il telefono che va in internet, però non ho la possibilità di connettere il tablet non lo posso mai usare con internet, ed è abbastanza limitativo.
ecco che allora se attivo sul cellulare l'hotspot, il tablet può andare attraverso il cellulare in internet. L'hotspot con periferiche multiple, facile, anche qui facciamo l'esempio del camper, siamo una famiglia, marito, moglie, 1-2 figli, il figlio si è portato la console da casa perché vuole giocare, la PSP vuole andare in rete, gli piace tanto andare in rete, in internet quando giochi, ok, come faccio? Perché la PSP è solo wifi, quindi il bambino si lamenta, il figlio si lamenta perché non può andare in internet, hotspot. Però hotspot vuol dire che se io l'hotspot lo uso per io genitore, lo uso per il mio computer, se ha un canale solo, se il mio bambino gioca con la PSP io non posso andare in internet col portatile, col computer. Quindi hotspot ha canali multipli, non sono canali multipli, sono connessioni multiple, serve per questo. Se abbiamo una famiglia in un camper e ipotizziamo 4 persone con 4 cellulari, un solo cellulare viene messo in hotspot, le altre 3 periferiche o più periferiche possono andare tutte in internet. Quindi capite che è molto comodo avere un hotspot attivo in una zona dove non abbiamo un wifi normalmente, come se fosse a casa o al lavoro. Questo per i camperisti, ma ovviamente lo stesso discorso vale per chiunque, no? Anche chi non è camperista prende e va a fare un picnic e comunque il bambino vuole portarsi la console videogiochi, oppure abbiamo 3-4 smartphone, stessa cosa, insomma, invece di stare ad avere tutte SIM con tutti i dati, con un sacco di spese in più, ne basta una. Ora i limiti, va da sé che la maggior parte di contratti dati sui telefoni cellulari, sui dati mobili, è limitata in banda, non tanto in velocità ma in quantità, no? Quindi i soliti giga, quanti giga vi hanno dato. Se la vostra SIM ha pochi giga, 4-6 giga, tenete presente che se con una periferica questi 4 o 5 giga fate a malapena, a fatica, riuscite a far bastare per un mese, se siete in 4 a usarli bastano per molto meno tempo. Un'ultima cosa a livello sempre teorico, poi dopo passiamo alla pratica e vi faccio vedere come fare ad attivare questa funzione. Quando configurate per la prima volta il tethering o hotspot sul vostro smartphone, non c'è impostata una password, quindi se lo attivate senza fare niente, o perlomeno la maggior parte dei telefoni fa così, alcuni lo chiedono quando lo attivate, vi dicono inserisci una password e poi volendo potete evitare, però ve lo chiedono. Altri invece hanno una voce di menu diversa che dovete richiamare voi, quindi se non lo fate l'hotspot parte senza password. Siccome parliamo soprattutto per i camperisti, anche se vale per tutti il discorso, pensate ad attivare in un camper, magari in un campeggio, un hotspot senza password nel vostro camper, il segnale del vostro smartphone arriva sicuramente al camper vicino, il camper vicino si accorge dell'hotspot attivo senza password e può connettersi tranquillamente. Quindi anche non per intenzione malevola, perché lo vede disponibile, prova, si connette e va. Voi se non siete capaci non vi potete accorgere che c'è una connessione in più rispetto a quelle vostre, se non eventualmente perché va più piano di quanto vi aspettate, no? Però intanto vi sta usando dei dati, quindi se voi volete tenere sotto controllo l'uso dei vostri dati è meglio evitare di lasciare senza password l'hotspot. Il mio consiglio è di mettere comunque sempre una password, anche facile, magari non troppo facile, però metterla sempre, perché così quando
il nome del vostro hotspot appare nei menu di qualcun altro nelle vostre vicinanze, appare con il lucchettino, quindi non lo considerano neanche, cioè lo lasciano perdere, non ci provano nemmeno. Quindi mettete una password, è sempre meglio. Per mettere la password vi faccio vedere poi in pratica come farlo. Allora, adesso passiamo alla pratica e vi dico subito che io vi faccio vedere come fare ad attivarlo e come attivarlo sul telefono e connettermi con due periferiche, un computer e un altro telefono, ma prendete questo come un esempio, perché ogni telefono avrà un menu di configurazione differente, ogni sistema operativo ha un menu completamente differente. Tenete presente che, non l'ho detto all'inizio, lo dico ora, tutti i sistemi operativi smartphone hanno questa funzione, quindi io ve lo faccio vedere su Android, ma anche iPhone, anche Windows Phone e anche Symbian ce li hanno tutti, no? Quindi saranno tutti differenti, ma la funzionalità non cambia, la funzione è la stessa, quindi più o meno l'attivazione è simile per tutti. Quindi io ve lo faccio vedere su quello che ho io, quindi voi prendetelo come esempio, non come guida precisa, cioè non andate a cercare la stessa voce di menu che ho io, perché probabilmente non ce l'avrete uguale. Molti l'avranno uguale perché è abbastanza standard, però molti l'avranno diversa. Ok, vediamolo. Prima di tutto quindi attivo la rete dati che normalmente tengo disattivata. Poi se ho il wifi attivo posso disattivarlo, ma comunque quando attivo l'hotspot il wifi si disattiva, quindi è indifferente. Io ho qua su questa schermata ho l'hotspot. Se voi non avete questa schermata veloce, che non tutti gli smartphone hanno, potete andare nelle impostazioni e attivare la rete da qui, dalla sua riga. Allora, per attivare l'hotspot dal menu c'è la voce altro e poi c'è tethering hotspot portatile. Questo è il mio caso, ripeto, quindi posso andare dentro. Il tethering può essere fatto anche via USB, quindi col cavo USB connesso a un computer, ad esempio il computer passerà da USB e prenderà i dati dal telefono, la connessione internet dal telefono. Oppure può essere fatto via Bluetooth, anche la stessa cosa, quindi una periferica Bluetooth si può connettere e fare tethering. Oppure quello che cerchiamo noi è l'hotspot wifi. Quando lo attivo, allora per me si attiva da qua, ok, questo è attivo. Qui vedete configura wifi, da cui se voglio posso entrare per dargli eventualmente la password e dargli il nome. Queste sono cose che eventualmente mi chiede. Il nome è quello che si vede. Adesso poi vi farò vedere che questo Android Access Point AP è quello che si vede nel computer quando cerco di connettermi. Qua metterete la password che vi interessa metterci. Torno indietro perché il mio è già configurato. Chi ha come me le icone veloci di configurazione può far tutto da qua. Vedete che adesso non è più in grigio l'icona, ma è in bianco perché è attiva. Quindi adesso il telefono è a posto, cioè l'operazione è facile. Ve la faccio rivedere velocemente. Allora spengo uno, spengo, adesso ho cliccato sullo schermo, spengo l'altro, quindi adesso non ho niente attivo. Ok, questo mi è andato in rosso perché
si è disattivato, non ho dati attivi e non ho tethering attivo. Quello che devo fare, partiamo da niente, insomma, quello che devo fare è attivare i dati e quindi attivare l'hotspot. Tutto qui, quello che dobbiamo fare è questo: hotspot attivo, dati attivi, nient'altro. Ora vediamo sui computer o su un altro telefono. Ora, come vi faccio vedere, tra le reti del computer è comparsa, vedete qua, Android AP. Io gli dico connetti, lui non mi chiederà password perché gliel'ho già inserita una volta, quindi ok, è connesso, mi dice che è connesso. Ora, giusto per curiosità, ho Google Immagini aperto, quindi se faccio clic su un'immagine me la deve caricare. Eccola qua, qui vedete, eccola qua, già caricata, è anche veloce. Quindi il computer è connesso. Adesso lo lasciamo connesso e passiamo ad attivare un'altra periferica. Mi sono portato un vecchissimo smartphone che originariamente era Windows, vecchio Windows. Vediamo di far connettere anche lui. Adesso l'ho fatto diventare Android. È già connesso anche lui, se riuscite a vedere qua l'iconcina, quella blu, è già connesso. Allora andiamo a vedere. Wireless, reti, impostazioni, il wifi attivo, impostazioni wifi, infatti mi dice che è già connesso, eccolo qua. Cioè, altrimenti l'avrei vista, come vedete nell'elenco, l'avrei cliccata, gli avrei detto connetti, conoscendo la password di quell'altro avrei inserito la password ed è fatta. Quindi anche questo è connesso a internet. Adesso spero faccia abbastanza la svelta, perché è molto lento questo telefono, sarà vecchio di almeno 10 anni, quindi l'altro è vecchio di 7 anni, questo qua almeno, no, forse 8 o 9 anni, quindi sono 2 cimeli, quindi vanno un po' alla velocità che vogliono. Vediamo un po' se riusciamo a vedere, se va in internet abbastanza velocemente. Dovrebbe forse aprire con la pagina di Google. Se apre la pagina di Google siamo già connessi, perché la pagina di Google viene sempre aggiornata. Direi che siamo connessi. A questo punto vediamo se riesco a piegare un po' la telecamera. Sia il computer che lo smartphone, l'altro smartphone, il secondo smartphone, connessi a internet contemporaneamente. Quindi ho 2 periferiche che sono attaccate a internet grazie allo smartphone che io invece uso sempre, che uso abitualmente, che sta facendo il tethering. Abbiamo l'icona del tethering e questa seconda icona qua, quella, la seconda da sinistra. Eccolo qua, il tethering attivo. Quindi facile da fare. Adesso io lo lascio attivo perché mi serve. Come avete visto, attivare il tethering è facilissimo. Quindi si attivano i dati, si attiva il tethering ed è fatta. Se è la prima volta si configura la password prima di attivarlo, se no, una volta attivata la password la prima volta, ogni volta che si riattiva rimane quella password lì, e così. La primissimissima volta che lo attivate vi chiederà anche il nome.
A volte no, a volte lo mette per default, per esempio quello che ho io Android AP è stato messo di default, mi andava bene, l'ho lasciato. A volte l'ho cambiato così, tanto per fare, però cambia poco, il nome è indifferente, è solo il nome che vedete poi nell'elenco come vi ho fatto vedere nel computer, no? Quindi è indifferente, basta che sapete come si chiama. La password invece dovete metterla voi, e io consiglio sempre di metterla non troppo facile e metterla sempre. Poi siete liberi di fare come volete, ovviamente. Ovviamente il tethering o hotspot funziona sempre dovunque, quindi non è, io sto parlando di camper perché il mio argomento è questo, però funziona in casa, funziona in albergo, funziona ovunque, quindi non è, diciamo, limitato nell'uso. Un'ultima cosa che vi voglio buttare lì come idea, ma che io non vi posso dimostrare perché non ce l'ho, magari più avanti la prenderò, è un apparecchio chiamato hotspot portatile. Cosa succede? Molti di voi lo conosceranno, sono degli apparecchiettini che sono più o meno grandi come dei piccoli telefoni, un po' più spessi, che hanno dentro la possibilità di avere una SIM dati, anche solo dati, non fonia, perché tanto la fonia non la usano, e che fanno proprio questo mestiere, cioè l'hotspot. Per il fatto di fare questo mestiere, solo e soltanto questo mestiere, hanno un campo d'azione, un segnale più potente, quindi possono servire periferiche più lontane. Ad esempio può essere comodo avere un camper parcheggiato vicino a una spiaggia, mettiamo, no? Vicino io intendo non più di 10-15 metri, perché poi non credo che reggano quegli apparecchi, cosa che però il telefono non riesce a fare perché è già troppo 10-15 metri. Avere l'hotspot all'interno del camper e riuscire a prendere magari in spiaggia a distanza di 10-15 metri con il cellulare o con un tablet o con il PC, prendere la vostra rete. Quindi hanno questa possibilità in più. E poi per quegli apparecchi lì alcuni provider fanno delle tariffe agevolate perché sono solo dati e non hanno fonia, che quindi costano meno, cioè vi danno più dati, più traffico a un prezzo magari inferiore. Non sono in molti che lo fanno, e di solito se lo fanno vi vogliono dare anche l'apparecchio, l'hotspot, quindi diciamo che quello che vi fanno risparmiare sull'abbonamento ve lo fanno pagare per l'apparecchio, che poi penso la maggior parte delle volte è incomodato, quindi poi vi devono restituire una parte dei soldi che gli avete dato, però non so ancora bene come funzionano. Siccome io ve la butto lì perché siccome spesso linee dati mobili flat, cioè senza limiti, sono solo su questi hotspot, su questi oggetti qua, se riuscirò a permettermeli probabilmente prima o poi me ne dovrò prendere uno di questi qua, perché è difficile invece avere una flat su un cellulare. So che ci sono, ma sono molto costose, poi sapete meglio di me che le cose cambiano da un giorno all'altro, quindi quando sarà, se riuscirò a permettermelo, lo vedremo insieme. Allora, abbiamo visto un po' in generale come fare ad attivare il servizio di hotspot, tethering, come dir si voglia, come connettere le varie periferiche, che è facile perché è come connettersi a un router qualsiasi. Quindi direi che può essere un po' tutto quello che serve sapere, quindi come avete visto nulla di specifico troppo tecnico, molto semplice, giusto per capire che cos'è questa funzione e se ci serve, se può essere utile. Quindi grazie a tutti della visualizzazione, spero vi siano state utili come informazioni, grazie delle visualizzazioni e dei commenti. Ai prossimi video, ciao a tutti.